Ciao amici, continuo con i video in ambito gaming, quindi continuo con i test di un notebook che nasce per il lavoro, impegnato a far girare dei videogiochi e ritorno di nuovo a parlarvi di Tomb Raider. Perché di Tomb Raider? Perché Epic Games dava gratuitamente tutta la trilogia, quindi vi ho fatto vedere la versione di Tomb Raider 20° anniversario nell'altro video che vi linko e in questa versione del gioco uscita nel 2016. Invece quello che ho per le mani è Shadow Tomb Raider, che è uscito nel 2018, quindi una versione di 2 anni più recente. Quindi cerchiamo di capire insieme, di vedere insieme come si comporta la versione più nuova del gioco con una macchina che, come sapete, non nasce per il gioco. Dunque, al solito, cominceremo con i test, risoluzione Full HD, dettaglio alto, medio e basso, e poi passeremo a una risoluzione di 1280x720, quindi risoluzione HD, sempre con diversi gradi di dettaglio, quindi alto, medio, basso. Quello che vedete è risoluzione Full HD con grafica a livello alto. Dunque, come al solito, vedete qui in alto a sinistra dello schermo FPS, carico sulla CPU e temperatura della GPU e vediamo un po' come si comporta. Mm, no, numero di FPS è troppo scarso. 12 FPS non è... Sebbene non sia un gioco di macchine che quindi necessita di un numero di FPS alto, 12-13 sono decisamente pochi come FPS. Rispetto all'altro Tomb Raider, questo è molto più cinematografico, quindi credo che questo incida negativamente sulle performance. Comunque, passiamo subito, direi, a modificare il dettaglio grafico a medio. E- no, ho sbagliato. Ci riuscirò. Ok, quindi ok. Dovrebbe mettere un pochino a caricare le texture. Ok, vediamo in alto che sta ricaricandosi con un dettaglio più basso. Mm, Abbiamo recuperato qualche fotogramma, ma proprio qualcuno, perché io lo vedo comunque andare troppo lento. Mm. In effetti il livello di dettaglio è altissimo, anche avendo messo a qualità media, perché si vedono le facce dei figuranti qui e si vedono bene, però resta non giocabile, assolutamente non giocabile. Proprio no. Continuiamo a scendere nella qualità. Vedete che è tutto più rallentato e rispetto ai test che ho fatto prima di fare questa registrazione, vi dico che la CPU adesso è molto più carica proprio perché è impegnata a registrare la partita. Quindi se non fosse impegnata a registrare la partita, qualche FPS in più mi sa che lo avremmo. Ora passiamo quindi a livello grafico basso, sempre in Full HD. Prima stavamo sui 14, 15, ho visto un 16 adesso, però sta ancora ricaricando le texture. Vediamo quando finisce di caricare come cambia. E poi, come avete visto, c'è un livello di dettaglio, in realtà ve lo faccio vedere dopo, che permette di abbassare ulteriormente la qualità. Adesso un pochino meglio si percepisce, sempre pochissimi FPS, quindi secondo me è ancora non giocabile, però almeno scorre poco meno, sfioriamo quasi i 20 in alcuni casi, ancora non giocabile, però passiamo da qualità bassa a qualità molto bassa e credo che
Forse, sebbene ci si trovi in risoluzione Full HD in... vabbè, riuscirò. In grafica più bassa, probabilmente guadagniamo quel briciolo di fluidità che ci permette di non vomitare quando il nostro personaggio avanza in queste ambientazioni così in realtà ricche di dettagli, soggetti, ombre, luci, quindi insomma non sono scene facili, però ecco, passiamo ai 20. Giocabile, giocabile secondo me è un'altra cosa, però è un pelino più fluida l'animazione che vedete. Probabilmente con questo Tomb Raider non si riesce a trovare una configurazione che lo renda giocabile a risoluzione Full HD, sebbene si facciano dei sacrifici in termini di qualità. Quindi direi passiamo all'altra risoluzione, quindi risoluzione HD. Vabbè. Quindi passiamo a risoluzione HD 1920, 1280 x 720. Quindi ok, manteniamo questa risoluzione e cominciamo col livello di grafica alto. Quindi ok, è un po' meglio di prima perché un po' meglio. Diciamo che comunque sta caricando le texture, quindi lasciamogliele caricare. Vediamo a caricamento completato come va. Ok, ha finito. Vediamo i 20, cosa che prima ci potevamo solo sognare. Però come vedete ancora va abbastanza a scatti, secondo me resta comunque non giocabile. Quindi direi abbassiamo la qualità a media. Quindi grafica media, siamo sempre in HD, 1280 x 720. Quindi lasciamogli ricaricare le texture. Le abbia caricate già? Ah no, ecco. Vediamo. Ok. Cerca di stare sopra i 20, non ci riesce. Ci riesce a tratti. Aspetta, non entriamo, se no perdiamo troppo tempo. Però così non fa un po' meno schifo di prima, mettiamola in questi termini. Quindi passiamo a qualità grafica bassa. Ok, vediamo un po'. Sta ancora caricando la texture. Infatti vedete che lavora la CPU. Quando finisce, ok, CPU smette di essere al 100%. Ecco, vedete che adesso invece gli FPS sono costantemente sopra i 20 punte. Ho visto di 27. Oh, 27 ancora, sì. No, vabbè, così è fluido. 27, 29, 28. No, così sembra essere quasi giocabile. Vabbè che abbiamo scelto un'ambientazione un pochino tosta, piena di gente, con tante luci, tanti elementi, però.
così sembra più giocabile. Se passiamo al più basso come grado di grafica, credo che la fluidità ci sia finalmente, anche per questo gioco che come vedete è molto cinematografico. Vediamo un po' che carichino. Vediamo. Non deve caricare? Va bene. Comunque vedo spesso i 30, l'ho già visto un po' di volte. 28, 27, 31 addirittura. Vabbè, diciamo che The Tomb Raider con risoluzione HD e qualità più bassa risulta quasi fluido e diciamo appena giocabile. Però ribadiamo il concetto iniziale, cioè non abbiamo un PC da gaming, abbiamo un PC da ufficio che però, come vedete, ci consente grosso modo di goderci, sì, nei limiti del possibile, un videogioco recente del 2018 e che ha dei requisiti hardware non proprio bassi. Sottolineo di nuovo che la registrazione contemporanea che sto facendo penalizza un po' le performance, però onestamente non... Amici, in realtà volevo farvi vedere come a risoluzione HD e con livello di dettagli sempre più basso il numero di FPS viene incrementato in maniera significativa e non di poco quando non registro lo schermo, come avete visto per il resto del video. Quindi, secondo me, con un numero di FPS che oscilla tra 40, 50, addirittura 60, il gioco, diciamo, questo titolo recente diventa, secondo me, giocabile. Quindi, HD in dettaglio, livello di dettaglio più basso, promuovo l'uso di PC da ufficio per giocare a Shadow of the Tomb Raider. Lasciatemi le vostre osservazioni, riflessioni nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!